Tornare all'origine significa collassare il nucleo della realtà e così spazio e tempo si piegano come in un buco nero. L'illusione della materia è solo un modello di manifestazione che segue uno specifico programma matematico, geometrico. Ritorno all'origine, dove il futuro e il passato si fondono, dove la struttura della realtà si manifesta in diversi mondi, in diverse dimensioni e su differenti densità. Il futuro è il passato e il passato è il futuro. Perché il tempo è una dimensione della coscienza. Ritorno all'origine. Buonasera a tutti, bentornati sul mio canale, bentornati a un nuovo appuntamento di Ritorno all'origine. Vedo già che ci sono diverse persone, ciao Barbara che dice che finalmente YouTube gli ha dato l'avviso, a volte sì, a volte no, lo so. Benvenuti a tutti quanti. Allora, come avevo già accennato altre volte, ho intenzione di strutturare il giovedì in maniera un pochino più discorsiva e magari chiarire alcuni punti. Il titolo di questa sera, Le chiavi della libertà, nasce proprio per rincuorare un po', perché leggendo i vostri commenti, e vi assicuro che di domande e commenti ce ne sono veramente tanti, scritti sotto il video di YouTube, ma anche in Instagram, a volte in Facebook, dove vi invito a non scrivere molto perché io Facebook non lo guardo mai, a volte addirittura in privato, insomma, sono abbastanza mitragliata da tante domande e molte riguardano l'aspetto proprio del sì, ci sono un sacco di situazioni che ci tengono schiavi, ma cosa possiamo fare? Quindi quello che vorrei fare stasera, oltre che spaziare in alcuni argomenti che sono stati magari non approfonditi e di cui mi avete chiesto di parlare, vorrei anche così dare un'apertura nei termini in cui io sono sempre stata ottimista e continuo ad esserlo e non penso affatto che nonostante la situazione sia difficile e complicata e nonostante le razze soppressive abbiano fatto di tutto per tenerci sotto scacco, non penso che non ci sia una soluzione, non penso che sia finita, non penso che i creatori siano spacciati, anzi, e vi invito a non pensarlo proprio perché vedremo un po' più avanti in questa serata che un atteggiamento di resa totale e quindi l'atteggiamento di chi decide che non ha neanche senso scegliere, non sceglierà, si arrende e lascia fare al sistema, è altamente controproducente. Buonasera a tutti, vedo che ci sono un sacco di persone che conosco e anche quelle che ancora non conosco, ma magari conoscerò perché questa domenica sarò a Lugano. Invito tutti quelli che ancora non lo sapevano e magari hanno possibilità di prendersi un mezzo pomeriggio libero, di scrivere a conference@backtotheorigin.org perché ci sarà una conferenza proprio su chi o che cosa ci separa dal nostro sé a Lugano, nella zona di Paradiso. Trovate comunque tutte le informazioni anche sul mio canale Telegram. Quindi per chi potrà esserci e sarà un piacere abbracciarvi a Lugano e se no ci saranno sicuramente altre occasioni. Allora, volevo iniziare con qualcosa di
un pochino folcloristico, ma che mi è stato chiesto diverse volte. Perché molto spesso, quello che io vi propongo, come storia o a volte anche utilizzo di alcuni mezzi, di alcune costruzioni, strumenti, sono tanto diversi da quello che normalmente si conosce nella storia comune ufficiale e lascia un po' spiazzati. Ora, io non sono qui a cercare di, come dire, ricollegare tutte le versioni possibili alla mia non avrebbe nemmeno senso, anche perché ognuno ovviamente porta il proprio filone, ma è sicuramente stato detto in molte culture molte volte qualcosa riferito all'Arca dell'Alleanza, che è stato un argomento che ho trattato negli ultimi episodi, anche perché era legato al discorso di Atlantide e dell'Egitto. Ho visto tra l'altro prima Alessandra, che saluto, insieme a Carola ed Augusto, che dicevano che stavano riascoltando l'ultima puntata, diciamo così, sulla distruzione di Atlantide. Beh, questo discorso che sto per fare si ricollega bene, anche se sarà più narrativa che nozionistica nei termini in cui cercherò di rendere il tutto piuttosto discorsivo. Capisco che alle volte è necessario essere un pochino più tecnici per creare e fornire delle informazioni chiave che poi andando avanti, una volta assimilate, ci aiuteranno a capire tante cose. Però sul giovedì cerco di essere un pochino più anche spirituale, se vogliamo, e anche discorsiva e questo so che aiuta. Intanto ciao Patrizia, ho visto un UFO, uno dei suoi tanti nomi, ciao Ilario. Ci vediamo a Paradiso, benissimo, ne sono contenta. Allora ragazzi, quello che mi viene spesso chiesto è: ma l'Arca dell'Alleanza tradizionalmente è rappresentata come una sorta di scrigno quasi o comunque di cassa che può contenere qualcosa. Io ho raccontato tutta un'altra storia sull'Arca dell'Alleanza, ma esiste anche qualcosa che effettivamente ha dato origine a questa storia che poi ritroviamo anche nei film tipo Indiana Jones, eccetera, eccetera. Cioè, come nasce il concetto di Arca dell'Alleanza come scrigno, cassa, insomma, contenitore di qualcos'altro, nel momento in cui io vi ho parlato invece di un'Arca dell'Alleanza che inizialmente era proprio tutt'altro, cioè un portale dimensionale addirittura che doveva collegare la Terra con la sfera di Amenti nel momento in cui si trovava nella galassia di Andromeda. Poi abbiamo detto che è diventato quello strumento o quello Stargate che permetteva di passare e collegarsi con, quindi non proprio il ponte, ma quello che permetteva al ponte di esistere, che era comunque sotto la piramide di Cheope. Sotto la grande piramide, sappiamo che Cheope è un nome che noi attribuiamo, ma che non c'entra niente, ma va bene, giusto per capirsi. Abbiamo anche detto che qualunque strumento, qualunque macchinario, anche biologico, qualunque sistema anche biologico in grado di modificare le dimensioni o far transitare gli esseri da una dimensione all'altra veniva poi chiamato Arca dell'Alleanza, quindi questo nome ha tutta una storia. Ma arriviamo a un altro pezzetto di storia che era marginale, quindi non vi ho raccontato, ma che vi dico adesso. Con la caduta di Atlantide, e abbiamo detto che stiamo parlando di circa 11.500 anni fa, abbiamo visto come molta tecnologia sia andata perduta, tutti questi cristalli che avevano il potere di accumulare energia siano stati riportati su Sirio B e una volta rotti o messi in disuso perché non più in grado di essere allineati i vari teletrasporti, il vario passaggio interstellare è finito con tutte le varie razze, eccetera. In più avevo messo anche un recinto di frequenza, ne abbiamo parlato, quindi abbiamo addirittura parlato di quarantena galattica. Ma poco prima che tutto venisse chiuso e sigillato, ci sono stati un paio di oggetti particolarmente importanti che vanno a sommarsi alla famosa Ankh, di cui abbiamo parlato anche in un video sull'Egitto, quindi
non ne parlerò stasera, ma questi due oggetti vengono conosciuti come la verga e il bastone, che sarebbero rod e staff in inglese. La verga e il bastone sono degli strumenti un po' particolari di cui si sa e non si sa, anche nella Bibbia ogni tanto si parla della verga di Dio, quindi si fa in realtà riferimento proprio a questo. Sono due strumenti particolari in cui era stato utilizzato per quanto riguarda il bastone, poi a volte vengono anche invertiti i nomi, comunque uno dei due è più piccolo, più corto e ha una forma cilindrica, anche se poi è piatto da un lato, originariamente era d'oro e aveva questa sorta di bastone la caratteristica di poter contenere una particolare frequenza energetica che era quella del campo morfogenetico della Terra, del nucleo del campo morfogenetico della Terra di seconda dimensione. La seconda dimensione sappiamo essere legata al secondo chakra, questo è il motivo per cui veniva chiamato, si diceva che questo bastone avesse una fiamma arancione, oro arancione, insomma giallina, aranciata, si dice oro ma in realtà era arancione. C'era poi l'altro strumento che era più lungo, questo è una sorta di verga di bastone anche questo, quindi alla fine circa lungo 1 metro, che aveva però sulla punta un cristallo. Ecco, in questo caso questo veniva caricato con quella famosa energia di quinta dimensione, quindi parliamo del centro, non più della Terra ma di Tara. Vi ricordo che ogni densità ha 3 dimensioni. La prima densità in cui c'è la Terra ha 3 dimensioni, quindi la dimensione centrale, il centro, il nucleo, il cuore è la seconda, colore arancione. Per quanto riguarda Tara, che è la Terra nell'universo di seconda densità, abbiamo le dimensioni quarta, quinta e sesta, quindi quella centrale è la quinta. Potremmo dire la stessa cosa poi per Aramatena, in cui la dimensione centrale è l'ottava, e poi anche per Gaia, in cui la dimensione centrale a questo punto è la 11ª, sempre quella centrale delle 3. Ora, questo bastone, in questo caso specifico, che potremmo definire verga, aveva la fiamma blu, cioè aveva l'energia, quell'energia potentissima che era già stata utilizzata anche come energia libera in tutta la cultura antica e nelle forme più avanzate di tecnologia. Questo bastone aveva, o verga, diciamo verga, aveva questa, si diceva fiamma blu, quindi la possibilità di contenere questa energia potentissima. Quindi questi due insieme avevano una frequenza specifica in grado di fare delle cose. Non era come l'anche, ma era molto simile. Diciamo che una cosa interessante di questo bastone verga era che potevano aprire dei portali dimensionali, era possibile andare nella terra interna, ma soprattutto nella terra parallela. Vi ricordo che come esiste una matrice olografica fatta di universo di particelle, esiste il suo speculare, un'altra matrice olografica uguale ma fatta di antimateria, di antiparticelle. Questo è realmente quello che viene definito il mondo parallelo, l'universo parallelo. Ecco, questi strumenti erano in grado di aprire portali in quell'area, in quella zona. Potevano anche aiutare la guarigione, potevano anche influenzare la meteorologia, eccetera. Vi dicevo che non avevano realmente la potenza dell'Ankh, ma se uniti insieme, quindi con queste due differenti fiamme, fiamma arancione e fiamma blu, bastone e verga insieme, erano veramente molto potenti. Allora, caricati poco prima della distruzione di Atlantide, per un periodo sono stati utilizzati ancora dopo la catastrofe da alcune entità, da alcuni sacerdoti, da alcuni personaggi evoluti e venivano conservati, eccoci qua, in una cassa
in una cassa di amianto che doveva contenerli, comunque in un materiale speciale molto simile all'amianto, probabilmente l'amianto, che era in grado di contenere l'energia sprigionata da questi due bastone verga che avevano queste fiamme, queste energie specifiche. Doveva fare in modo che non interagisse con la realtà e con la griglia morfogenetica della Terra, a meno che non fossero utilizzate con criterio e quindi ci fosse qualcosa o qualcuno che andava proprio a prenderle. Ecco, quindi questa cassa, questa struttura, questa che doveva funzionare da barriera di contenimento, che era una sorta di scrigno, è stata da ultimo chiamata proprio Arca dell'Alleanza, per cui in realtà quando noi parliamo di Arca dell'Alleanza e ricordiamo o abbiamo una serie di narrative che lo rappresentano come una struttura che contiene qualcosa tipo cassa o scrigno, si fa riferimento a questo ultimissimo significato e si fa riferimento a questi strumenti che sono stati poi disattivati, portati nella terra interna e basta. Non si trovano più su questo piano, su questo universo dimensionale, per cui sono stati utilizzati solo per un breve periodo. Ma la definizione di Arca dell'Alleanza rispetto a questo è, come potete capire, abbastanza erronea e fuorviante, seppure c'è un aspetto, questa storia della frequenza, dell'energia, della fiamma blu, che ricorda quello che c'era all'interno della sfera di Amenti e a cui si collegava il portale dimensionale chiamato Arco o Arca dell'Alleanza, capite bene che è un po' un'altra cosa, come sempre si cerca di creare un pochino di confusione. Allora, oh Mirko, ciao, vedo che c'ho un marito a noleggio in chat. Benvenuto in chat, sono felice di vederti a Lugano, ci siamo scritti oggi, come vedete cerco anche di ogni tanto vedere i messaggi, anche se non li guardo tanto come sapete perché mi distraggo, e di rispondere. Questa sera infatti cercherò di rispondere a un po' di domande. Sono sempre felice di rivedere persone che conosco e con cui ho condiviso un pezzo di percorso e di strada e sono contenta di continuare a poterlo fare. Allora, va bene, basta perché sennò per una così breve domanda che poi in realtà diventa una specifica parlo troppo. Passiamo ad altro e passiamo a questa domanda che vi leggo, che non posso mettervi a screen perché in realtà l'ho ricopiata, non ricordo esattamente chi l'ha fatta, ma più di una persona mi hanno chiesto di parlare degli animali, perché degli animali, sugli animali ci sarebbe tanto da dire. Comincerò a fare degli accenni e poi eventualmente faremo degli approfondimenti ad hoc. La domanda è: che ruolo hanno e a che scopo sono stati inseriti gli animali in questo sistema? La stessa persona poi chiede anche: e perché c'è così tanta sofferenza se poi qual è il significato? Qual è il significato di questa sofferenza che esiste sulla Terra e che gli esseri umani hanno? Allora, prima di spiegarvi a cosa serve la sofferenza e qual è lo scopo, parliamo un attimo della prima parte della domanda, perché sono sicura che interessa a tanti, che è gli animali. Allora, gli animali, innanzitutto, c'è da fare una grandissima distinzione nel regno animale tra i mammiferi e i non mammiferi, perché i mammiferi sono, o meglio, possono essere, come gli esseri umani, animici, dotati di anima. Non vale la stessa cosa per i non mammiferi. In un insetto l'anima, ragazzi, non c'è. Non è possibile perché è una entità, una struttura, un animale, noi chiamiamo animale che la parola animale contiene anima al suo interno, quindi ci farebbe pensare che in tutti gli animali c'è l'anima, ma non è così. In un insetto esiste una anima di gruppo, sicuramente, che è però un'anima sintetica. Il concetto di anima intesa come
in una conferenza abbiam parlato di zainetto, fatto di tools e di energia che viene ad utilizzo di un sé divino, di un creatore che scende fino a questo piano dimensionale e di questa densità critica, perché siamo al livello più basso e più solido, più materiale, più difficile anche in cui svincolarsi, ha bisogno di un collegamento e questo è l'anima, questo strumento è l'anima, che è assolutamente qualcosa di unico nei termini in cui sì, è vero che gli mantiene una serie di collegamenti con le memorie ed esperienze, ma soprattutto è una riserva energetica infinita perché gli permette di attingere alla sorgente. Ora questo non è qualcosa che hanno tutti gli animali, soprattutto non ce l'hanno i non mammiferi. Hanno però un sistema artificiale, anche loro, che potremmo chiamare coscienza collettiva, che è una coscienza collettiva artificiale, che li gestisce, che insomma crea tutta una serie di situazioni che noi conosciamo, ma è importante innanzitutto fare questa prima distinzione. All'interno dei mammiferi poi ci sono altre distinzioni da fare. I mammiferi sono come gli esseri umani, che infatti sono mammiferi, nel senso che, come abbiamo detto, che non tutti gli umani, ma solo il 20% degli umani ha anima, dobbiamo dire la stessa cosa dei mammiferi, però sugli animali mammiferi va un po' meglio, nel senso che il 40% ha l'anima e quindi percentualmente diciamo che in quel caso ce n'è di più. Allora, oddio, Chiara, adesso intanto mi è caduto l'occhio. Quando si muore di là per venire ad incarnarsi di qui, in che modo si muore di là? Allora, il discorso della morte, me l'avete chiesto in tanti, è complesso, è lungo e verrà fatto un webinar apposta perché altrimenti non ne usciamo. Però quello che posso dirti è che c'è molta confusione perché si pensa che dopo la morte uno abbia si ricongiunga con il proprio sé divino, abbia chiarezza di tutta la realtà e di questa matrice olografica e possa decidere cosa fare o comunque abbia tutta una serie di informazioni. Mi dispiace dare questa delusione, ma non è così. Dopo la morte non cambia quasi nulla, si passa da una scatola a un'altra scatola, quindi non è così semplice. Ma ne riparleremo apposta. Adesso stasera cerchiamo di fare un attimo un focus sugli animali che ci sono tanto cari. Allora, diciamo che quando noi parliamo dei mammiferi dobbiamo considerare che quelli non animici, esattamente come lo sciame di cui abbiamo parlato per quanto riguarda gli esseri umani, quindi questi esseri biologico-organici che circondano i creatori, circondano gli animici, li condizionano, creano una sorta di pressione sociale, sono quelli che in ogni caso riescono spesso a dettare una serie di vincoli, di regole o creano convinzioni, programmazioni proprio ai creatori, quindi sono uno strumento per l'SA molto importante. Non è molto diversa la stessa cosa per quanto riguarda gli animali. Anche negli animali mammiferi, torniamo a parlare di loro, esistono la copresenza di mammiferi animici e mammiferi biologico-organici, potremmo dire gestiti dall'SA, sintetici. Esattamente come noi non è così semplice riconoscerli, neanche da parte loro, cioè come per noi è difficile riconoscere i sintetici, tranne qualcuno che è particolarmente evidente, quando guardiamo i politici risulta sempre un po' più evidente, non si sa come mai, ma anche sugli animali hanno la stessa difficoltà, cioè non pensate che un animale sia perfettamente in grado di comprendere se l'altro animale che ha di fronte è come lui o ha delle differenze. Ci sono poi la storia degli animali è molto lunga. Noi, per esempio, per chi mi ha seguito, ha sentito parlare anche di animali preistorici, di animali antichi, dei dinosauri. Ora, sti dinosauri, che sono peraltro alquanto importanti, perché sono uno dei ceppi razziali più antichi provenienti dalla 10ª dimensione,
e sono stati assolutamente creati dal sistema artificiale. I dinosauri, per esempio, c'erano dinosauri mammiferi e all'interno dei dinosauri, nei dinosauri che sono stati creati come tipologia di razza dal sistema artificiale, quindi dall'SA, sono state inserite delle entità animiche. Quindi in quel caso ci troviamo anche dei dinosauri animici con dei sedivini dentro, circondati da tutta una serie di altri, come per noi, che invece sono assolutamente, diciamo, per capirci, sintetici. E tutto questo ha ovviamente direzionato l'evoluzione, la cultura e tutto quanto. Nel framework dell'origine, gli animali c'erano? No, originariamente no. C'era una realtà con varie modalità di umanoidi. Questa varietà è stata creata successivamente e piano piano, sempre più attraverso il controllo dell'SA, dando anche alla natura tutta una serie di caratteristiche legate al controllo e alla schiavitù. Pensate alla catena alimentare, pensate agli animali carnivori, ai predatori che hanno l'obbligo per sopravvivere di cacciare. Pensate quante regole questo sistema olografico gestito da un'intelligenza artificiale ha messo e ha inserito anche all'interno della natura, che alla fine non compare, se la guardate con occhio distaccato, come questa entità di bene, positiva, etica e giusta, ma con delle regole di necessità assolutamente a volte crudeli, ma estremamente bella, estetica, ma non etica. Questo perché è assolutamente figlia del sistema artificiale che l'ha plasmata a suo uso e consumo. Perciò l'approccio e essere circondati da animali è stato utilizzato per mettere le entità animiche in una condizione di maggiore possibilità di controllo. Originariamente, anticamente, attraverso la paura degli animali, che potevano essere anche molto cattivi, aggressivi, eccetera, eccetera, ma anche per la necessità di cibarsene, quindi la necessità di sviluppare aggressività e violenza, se anche potevano appartenergli per poter vivere, appunto, e tutta una serie di altre strutture che l'animale riusciva a passare o a condizionare. Pensate alla creazione di un essere come il maiale, che più di tutti è assolutamente stato creato simile all'uomo e a quanto il maiale sia entrato, a parte gruppi etnici specifici, nella nostra alimentazione. Questo ovviamente è qualcosa che nasce per spingere i creatori, le entità animiche, a accettare di arrivare alla forma di sadismo più estrema, accettare di poter essere cannibali, perché mangiare un maiale, guardate che è molto, molto simile a mangiare un essere umano. Quindi vedete che anche qui è stata adoperata la forma animale per una sorta di manipolazione. Ora, gli animali hanno un loro campo morfogenetico, esattamente come l'essere umano. Gli animali nascono da sperimentazioni fatte su vari pianeti. Lasciamo perdere i dinosauri, che era una sperimentazione draconiana che è stata poi portata sulla Terra 350 milioni di anni fa, quindi un sacco di tempo fa, dai Dracon, appunto, che poi è stata rivista, rivisitata, risistemata fino a 1 milione di anni fa, creando tutta quella serie di razze di cui vi ho anche parlato, che appunto
come dire, spaventavano ormai gli animici presenti sulla Terra, i Turaneusiam, eccetera, eccetera, i Raptor, vi ho parlato dei Raptor, che sono poi sperimentazioni successive. Allora, l'inserimento comunque di tutta una serie di animali è nata sia come sperimentazione di altri pianeti, dove poi a seconda della razza principale quel tipo di animale, quel tipo di razza veniva traslocata dall'aspetto umanoide. Pensate ai leoni, esistono razze leonine che hanno una struttura fisica umanoide, in quelle dimensioni, in quelle densità, su quei pianeti, quelle razze, in quell'area sono stati creati i primi leoni animali a quattro zampe, così come noi li conosciamo, che poi noi troviamo anche sulla Terra. Arriverò ai gatti, ma tra un attimo. Queste razze ce ne sono tante, ci sono anche razze acquatiche, balene e delfini, vi ricordo che sono mammiferi, hanno un loro campo morfogenetico che non appartiene alla Terra, perché loro non appartengono alla Terra, arrivano da altri pianeti e spesso anche proprio da altre densità, da altri universi di densità. Quindi che cosa succede per loro? Che un po' come è successo per gli Atlantidei e gli Alaniani, a tutti quelli che sono stati buttati come entità divine, sé divini sul pianeta Terra, sganciati dalla loro griglia morfogenetica, dalla loro mappa morfogenetica del loro pianeta di origine e anche della propria razza, e trasposti quasi imprigionati sulla Terra. Questo è capitato e capita anche per gli animali. Quindi non pensate che sia diverso. Gli animali che muoiono, amici, hanno grossa difficoltà ad andare nel campo morfogenetico di appartenenza, perché non è sulla Terra e quindi hanno bisogno anche loro, come per noi, di degli escamotage. Ricordate tutta la storia della sfera di Amenti. Inoltre vi dirò un'altra cosa di cui forse non abbiamo mai parlato. Non è che negli altri universi di densità non ci sia una sorta di gabbia che permette, che obbliga all'entità di reincarnarsi e stare sempre in una sorta di ciclo, il famoso ciclo di samsara. Il ciclo di samsara esiste per tutti gli universi di densità, tutti e cinque. Quindi non c'è solo per la Terra, ma c'è per Tara, Gaia, Aramatena, Gaia, e lo troviamo sempre. La situazione sulla Terra si è modificata, l'abbiamo detto, non credo che ancora si sia modificata sugli altri pianeti, sugli altri universi di densità, e quindi questo problema si ripropone comunque, e ce l'hanno anche gli animali, quindi il tentativo di mettere in scacco le razze animiche è su tutta la scala. Questo va compreso perché vanno collocate le persone, gli animici, gli animali nel sistema di questa mappa olografica di cui abbiamo parlato, che è piuttosto complesso, per cui non è possibile dare tutte le informazioni tutte insieme. Altra cosa, gli animali sono stati inseriti per ibridare, ci sono state un sacco di ibridazioni da parte di varie razze, creando una serie di mostruosità spesso. L'ibridazione con l'animale ha, come dire, fuorviato il DNA, e quindi è sempre stato particolarmente interessante per il sistema artificiale, e in più è sempre anche stato importante come modo per direzionare, vincolare, condizionare o schiavizzare l'essere umano. Condizionarlo sicuramente con la paura, la necessità di cibarsene, eccetera, ma ora arriviamo anche all'uomo moderno, al giorno d'oggi. Se facciamo riferimento ai due animali domestici più comuni, che sono i cani e i gatti, scopriremo che la situazione qui è stata sfruttata nuovamente dal sistema artificiale, perché molti dei cani e dei gatti che ospitiamo non sono animici, così come non tutti i mammiferi. Stiamo parlando del 30%, 30-40% a seconda, e in questo caso cosa accade? Che quando noi, è possibile che
il sistema artificiale pensi anche di controllarci attraverso un animale gestito dal sistema artificiale, quindi un animale sintetico che avrà tutte le sue necessità, tutti i suoi bisogni e tenderà a scansionare la nostra vita e a renderci in qualche modo, anche in questo caso, schiavi, come spesso accade con tutta una serie di altre entità che prendono il sopravvento della nostra vita, delle nostre potenzialità e ci mettono a servizio. Non è un caso che noi li trattiamo come se fossimo noi i padroni, ma poi in realtà c'è un'inversione. Allora, non tutti i cani e i gatti ovviamente però sono uguali. Intanto il campo morfogenetico dei cani e dei gatti è l'unico che è sulla Terra, quindi loro hanno, diciamo, un vantaggio perché quando muoiono vanno nel loro campo morfogenetico, ma anche qui esiste una grossa manipolazione. Che tipo di entità possono essere presenti negli animali animici? Varie, ovviamente, con vari livelli di, potremmo chiamarla per semplicità evoluzione, anche se a me non è che piace molto, di coscienza, di consapevolezza. Ci sono animali molto, molto, tra virgolette, evoluti, nel senso che hanno una grande sensibilità, libertà e non sono schiavizzati dal sistema perché sono realmente animici, altri invece sono gestiti assolutamente dal sistema artificiale. Diciamo che oggi come oggi, siccome molte persone, molti esseri umani si stanno risvegliando, notiamo che molti esseri umani riescono a vedere l'intento dell'animale. Il sé divino che finisce in un animale è qualcuno, è un sé, è un'entità spirituale che ha deciso di arrendersi, di, potremmo dire, non scegliere più. E questo è molto, molto grave, perché ovviamente significa entrare in una gabbia a questo punto ancora più condizionante, ancora più stretta. Hanno rinunciato alla scelta e questo è il motivo per cui è così importante fare questo discorso proprio prima di capire cosa si può fare per uscire da questo sistema o per non farsi manipolare. Sicuramente non rinunciare alla propria scelta, perché se no potrebbe diventare molto, molto difficile poi uscire da questi ranghi. Nulla è impossibile, ovviamente, e ci sono entità evolute negli animali, a volte anche accanto a noi, che sicuramente hanno l'opportunità di trovare qualche chance per uscire dal sistema, ma al momento ci dobbiamo concentrare sugli umani e sui creatori umani che già hanno le loro difficoltà. Perché inserire dei sé divini negli animali? Me lo chiedo come se io fossi il sistema artificiale. Dal punto di vista del sistema artificiale, questo non è solo importante perché ovviamente è una sorta di monito e anche di effetto collaterale di chi rinuncia alla propria scelta e quindi un modo per inscatolarli meglio, ma è un modo per creare la realtà degli animali, perché un'anima incarnata in un animale, un sé divino in un animale, è comunque un creatore che creerà la realtà di quella razza, di quegli animali. Ovviamente con certe regole, con certe linee guida che sono quelle che fanno parte della razza nella quale si sono dovuti infilare, ma comunque anche loro creano, quindi in realtà anche i nostri animali domestici, o almeno alcuni di loro, sono dei creatori. E sappiate che nel momento in cui voi riuscite a riconoscerli e a vederli, aiutate anche loro perché entrate in risonanza e quindi potete dare una mano anche al loro sviluppo. Questo penso che sia molto bello. Per quanto riguarda i cani, i gatti e i nostri animali, ci sarebbe ovviamente ancora tantissimo da dire, solo che io vorrei rispondere anche ad alcune altre domande, quindi per questo sospendo un attimo dicendovi solo che così come esistono
esseri umani sulla Terra, che vengono portati su altri pianeti, che vengono trasferiti su altre dimensioni e in altri universi di densità per essere sfruttati. Questo e quindi estirpati dal proprio habitat. Questo succede appunto anche con gli animali delle varie razze, che vengono proprio estirpati dal proprio campo morfogenetico e quindi finiscono fuori dal loro habitat, il che purtroppo non è poi così gradevole. In numero abbastanza consistente perché ovviamente ci vuole un certo numero per mantenere una sorta di ciclo riproduttivo. Pensate che gli Anunnaki, quando rapiscono tot di esseri umani per portarli nei loro pianeti, per mantenere vivo un ciclo riproduttivo si servono circa 100.000 esemplari. E questo vale poi anche per gli animali esportati in altri pianeti, eccetera, eccetera. Fa un po' senso, ma è tutta una sorta di grande esperimento. La Terra, sulla Terra ci sono un sacco di ibridazioni e sperimentazioni e la matrice olografica funziona come una grande modalità sperimentale in cui tutta la storia e tutta la sceneggiatura che viviamo è tenuta insieme dagli animici. Ok, allora torniamo al discorso della seconda parte di quella domanda che era la sofferenza, cioè mi veniva chiesto perché c'era tutta questa sofferenza, qual era l'utilizzo, lo scopo, eccetera. Allora, la sofferenza sul pianeta Terra è indotta dal sistema artificiale perché un ambiente energetico permeato di sofferenza, la frequenza della sofferenza è esattamente la forma di nutrimento di quel tipo di razze, cioè si nutrono di una energia molto bassa che risuona bene, che entra in assonanza, in risonanza con la sofferenza. Per l'SA l'ambiente energetico della sofferenza è un bijou, ecco perché ci sono condizionamenti, ci sono oppressioni, paura, eccetera, eccetera, tutto quello che conosciamo. Come si fa a far sì che i creatori la creino? È necessario fargliela scegliere, soprattutto fargliela accettare. Quindi abbiamo una serie incredibile di narrative che portano avanti il discorso della necessità di accettazione. Accettazione della sofferenza perché? Perché fa evolvere, perché serve all'evoluzione. Pensate che bella fregatura che ci hanno raccontato. È esattamente come dire che il siero magico va accettato con tutti i suoi effetti collaterali perché serve, perché ci aiuta a non prendere il coso virus. E ci credete? Su quello no, ma se vi dico che la sofferenza serve a farvi evolvere, in realtà la maggioranza di voi ci crederà, perché è una condizione, una convinzione realmente radicata su cui il sistema artificiale ha fatto un enorme lavoro e lo sta ancora facendo. Guardate, l'altra mattina mi sono accorta che in un canale che stava pubblicando una sorta di non era un oroscopo del giorno, ma la frase del giorno legata anche ai tarocchi, eccetera, si parlava proprio di accettare il lato oscuro, la sofferenza e l'ombra. Accettiamo la sofferenza perché la sofferenza è quella che ci permette di evolvere, di crescere, di questo e di quell'altro. Non è vero. Questa cosa è stata posta sul tavolo e instillata, condizionata nella forma pensiero dei creatori perché loro la accettassero e di conseguenza la creassero. Ed ecco perché ci troviamo in un mondo pieno di sofferenza da tutti i punti di vista. Quindi la prima cosa da fare per quanto riguarda la sofferenza è comprendere che non ci appartiene e non è da considerare come uno step necessario. Ora vi voglio leggere un altro messaggio, questo perché era piuttosto strong
E quindi prima ve lo leggo e poi passo alla risposta. Allora, la persona che me l'ha scritto su YouTube in questo caso è Beatrice Balestra 3902. Beatrice, io non so se mi stai ascoltando, se mi ascolterai, spero di sì, perché così avrai la tua risposta. Beatrice mi scrive: ma a che cosa serve sapere tutti questi passaggi che sono avvenuti? Si riferisce ovviamente alle date, alla storia del Turaneusian, eccetera, eccetera. Se non ci dici come fare per uscire da questo inganno, e qui è il titolo anche della live di stasera, non serve che vai avanti per altre 20 puntate tenendoci in sospeso, cioè bacchettando, servirebbe molto invece sapere come possiamo liberarci. E potresti degnarti di rispondere per cortesia, di nuovo mi bacchetta, in tutti gli altri video ti ho fatto domande sincere, anche a beneficio di altri, e non hai mai risposto. Allora, Beatrice, adesso ti rispondo. Il mio problema è che non posso rispondere a tutti perché non avete idea di quante domande ovunque ci sono. Sto cercando e cercherò proprio il giovedì di raggrupparle e, fornendovi comunque dei discorsi interessanti, di darvi le vostre risposte, anche perché la risposta che potrei scrivere sotto un messaggio a volte è troppo riduttiva e non posso fare una live però per ogni messaggio. Però è molto interessante ovviamente, certo, quello che tu mi chiedi, e adesso cercherò di risponderti. Allora, una cosa è da definire. Tu scrivi come facciamo a liberarci. Allora, innanzitutto, noi siamo creatori, noi esseri animici, che sono gli unici che sono realmente schiavizzati, perché gli altri sono un programma, non sentono, simulano, per cui non ce ne dobbiamo occupare più di tanto. Per gli animici invece la prima cosa è conoscere, perché gli animici, i creatori, trasformano la realtà sulla base di quello che pensano, di quello che conoscono, di quello che sanno, di quello che esperiscono e quindi sulla base della verità. Detto questo, capite quanto è importante riuscire a trasmettere la verità? Quello che io sto cercando di fare è fornire agli animici degli strumenti, a fornire ai creatori degli strumenti per iniziare a trasformare la realtà, che infatti si sta trasformando, in funzione non della manipolazione che gli è stata applicata, non delle false convinzioni che il sistema artificiale gli ha appiccicato sopra per gestirli, ma della verità, che li vede positivi, creatori, con la possibilità di scegliere e di scegliere di essere felici, in armonia, di stare bene e di non essere schiavi. Quindi capisci che questo non è marginale, è essenziale. Dopodiché, ovviamente, siccome tutto il sistema è tenuto insieme grazie a tantissimi creatori che sono smembrati dalle loro parti e sono dimentichi delle loro possibilità e delle loro capacità e delle loro connessioni e delle loro potenzialità, anche in funzione di tutta una serie di cose che gli sono state fatte sul DNA, con le ibridazioni, con le programmazioni, con le convinzioni. Tutto questo ovviamente si può risolvere con un percorso individuale, perché ognuno ha la sua storia. Mentre fornire gli strumenti per reinterpretare la realtà è uno strumento che va bene per tutti e quindi si può fare su YouTube in maniera collettiva, andare ad analizzare caso per caso nella vostra storia che cosa vi impedisce di riconnettervi al vostro sé, quali sono i blocchi che voi avete per riprendere possesso delle vostre parti di voi, perché siete sempre voi, sono parti del vostro sé che stanno vivendo in altre dimensioni, in altri spazi, in altri tempi, perché è tutto contemporaneo. E quindi riunificarvi nella vostra totalità. Quello che ve lo impedisce è, obiettivamente, qualcosa che è stato fatto in maniera mirata su ogni persona e quindi soggettivo. Di conseguenza, questo va affrontato attraverso un'esperienza personale che va seguita in maniera
quasi individuale, ecco perché nei corsi che propongo ci sono non più di 20 persone, 20, 21, 22 al massimo. Non sarebbe possibile farlo diversamente. Ma è possibile tutto questo perché, come vi dicevo già nella puntata di martedì, noi stiamo vivendo in in una parte di ciclo temporale chiamato ciclo trasmutativo che già agevola. E una serie di creatori ha iniziato a risvegliarsi in maniera importante, una serie di creatori tra quelli che sono stati nel tempo, perché erano importanti, nelle varie incarnazioni, eccetera, eccetera, incastrati, manipolati in maniera veramente importante. Questo perché ovviamente più un creatore ha delle potenzialità e più viene messo in una cella di massima sicurezza. È un po' come se fosse un criminale, più è pericoloso e più va in un carcere di massima sicurezza. Stessa cosa, più siete potenti, più siete considerati pericolosi e più siete ingabbiati, eccetera. Il risveglio di questi personaggi ovviamente ha un effetto rebound, perché significa riconoscere e vedere i sistemi di massima sicurezza. Quindi il fatto che ci sia un percorso di risveglio di un certo tipo di entità sta avendo un effetto rebound dappertutto, in un momento storico in cui il ciclo che viene chiamato ciclo di ascensione, ciclo trasmutativo, portali che si aprono, eccetera, agevola tutto questo. Ecco perché è così importante riuscire a rendersi conto che non si è schiavi del sistema necessariamente, che non è vero che se sono stati loro a schiavizzarci per tutto questo tempo, se il sistema artificiale è riuscito in questo suo scopo finora, non ci sarà mai salvezza. Questo è quello che vorrebbero farci credere. Certo, perché così voi smetterete di scegliere e quindi potrete essere riportati a un livello ancora precedente. Potranno incastrarvi in una sorta di ciclo di samsara, analogo al ciclo di samsara, in un animale che avrà ancora più limiti per liberarsi, sarà ancora più difficile. Ecco perché si cerca di farvi credere che è necessario arrendervi. Ma io questo non l'ho mai detto e mai lo dirò. E il motivo per cui vi faccio vedere tutti questi aspetti poco edificanti della realtà è per risvegliarvi al fatto che non è necessario accettarlo, anzi è possibile prenderne le distanze, ma solo se lo comprendiamo, solo se sappiamo che cosa si sta proponendo, che cosa stanno cercando di far credere all'essere umano sia la verità e la realtà, che è una grande manipolazione, che è un grande inganno, ma grazie a quell'inganno noi continuiamo a perpetrarla. Quindi prima cosa è necessario aprire gli occhi e per questo cerco di darvi tutte le informazioni possibili. Secondo, poi è necessario cambiare forma mentis e per questo io vi ripeto le cose, faccio tante live, faccio le conferenze, per abituarvi a scegliere strade di pensiero diverse, perché per millenni, per secoli, ma dall'infanzia siamo abituati e incanalati a pensare al mondo esterno, alla realtà e a noi stessi, seguendo dei percorsi ben definiti. Pensate a che danno hanno fatto le religioni, definendoci sempre come un'entità surrogata a qualcos'altro, che ha bisogno di intermediari, che è peccatore, che ha tutta una serie di problemi, eccetera, eccetera, no? Questa forma di pensiero, questa e molte altre, sono convinzioni che sono autostrade dentro di noi. Per poter cambiare modalità di pensiero, ovviamente c'è la necessità di lavorarci un po', perché se io vi fornisco nuove interpretazioni della realtà, nuovi occhiali per guardare il mondo, nuovi filtri, voi facilmente dopo un po' tenderete a ritornare in autostrada, perché sono dei semplici viottoli. Solo ripetendo si creerà una sorta di
abitudine, una nuova modalità di vedere il mondo, una rete neurale che supporta tutto questo e a questo punto voi comincerete a creare una realtà diversa. Poi ovviamente c'è dell'altro, perché c'è tutta una modalità di creazione consapevole che però potete ottenere solo nel momento in cui togliete tutta una serie di vincoli e programmazioni e convenzioni e situazioni che individualmente ognuno ha, che gli impediscono di connettersi al proprio sé e saperlo utilizzare nel qui e ora. E per questo io cerco di aiutarvi con delle esperienze pratiche che sono le stesse che ho fatto io e sono quelle che a me hanno portato questi risultati, quindi ora le propongo a voi. Ecco com'è. Allora, ancora Laura chiede, tanto intanto passo un occhio, la ruota di Sansara è stata dismessa. Sulla Terra, nell'universo di prima densità, sì, non vale per le altre densità. Il fatto che sia stata dismessa, il fatto che non ci sia più questa gabbia, non significa che le entità non continuino a reincarnarsi, perché sono convinte di doverlo fare, perché l'hanno strutturata quella gabbia, mentre prima anche i risvegliati tra gli animici, diciamo, non riuscivano a venirne fuori perché venivano continuamente ributtati dentro, adesso chi è in grado di vedere dell'altro può creare dell'altro e quindi la via di fuga ce l'ha. Ma non pensate, siccome nel momento in cui morite vi si prospetta esattamente, siete semplicemente al quarto piano. Non è che siete chissà dove, passando peraltro da una sorta di, potremmo dire, limbo, quindi dal nucleo della Terra, dalla seconda dimensione. Ma il quarto piano, la quarta dimensione, è come la nostra, è poco diversa, sì, è meno densa, ma c'è sempre il sistema artificiale, sempre legato alle vostre convinzioni e voi lo create sempre in funzione di quello che pensate. Quindi non crediate che il fatto che la ruota di Samsara sia stata dismessa implichi che per tutti quelli che muoiono adesso, yeah, andiamo alla sorgente. No, non è così. Così come non c'è nessuna correlazione, perché qualcuno me l'ha scritto, con i bambini che oggi si incarnano se hanno o meno le memorie. La memoria e la ruota di Samsara sono un'altra cosa, perché il problema della memoria è vincolato a dei sigilli sul DNA che possono essere superati se l'entità che si incarna è un Orafim, è un bambino indaco oppure viola, ha già attivati certi filamenti. Per gli altri, e non è che sono tutti così, il problema si pone o comunque magari ha dei filamenti che potenzialmente sono attivi, ma al momento della nascita comunque certi tipi di situazioni hanno anche lì creato dei vincoli, quindi c'è da lavorare. Insomma, è un pochino complicato. Ora, siamo quasi a un'ora, ma voglio ancora prendere un'ultima domanda prima di chiudere, che è comunque sempre legata a questi discorsi. Scusate, spero che mi vediate di nuovo, io ho avuto un attimo di offuscamento, spero che tutto funzioni ancora. Vi dico quest'ultima domanda. Allora, che scopo ha questa esperienza? Vi dicevo, per un animico che è intrappolato in questa realtà senza memoria di sé, né consapevolezza delle sue capacità. Se non abbiamo scelta di essere qui per esperire, lo scopo finale qual è? Mi viene chiesto, perché si è in questa matrice orografica. Allora, non dobbiamo pensare di averlo scelto, nel senso che ci sono delle entità che l'hanno scelto in realtà, ma per fare sorta di missione di salvataggio. Ma sostanzialmente, generalmente, nella maggior parte dei casi, siamo qui perché non ci sono alternative.
Allora, mi stavo riconnettendo, l'ho appena scritto. Mi scrivete se mi vedete, per favore? Non so cosa sia successo, vedo che ancora dite non si vede niente, io sto parlando, chissà se parlo da sola. Spero di no. Mi dite se mi vedete? Yuhu! Allora, è possibile che ci sia un delay? Qualcuno mi scrive ok, yeah! Allora vuol dire che qualcuno mi vede. Bene, sono sempre meno simpatica, però adesso sì, perfetto, grazie, grazie mille. Tutti mi state scrivendo che mi si vede bene, meno male, sono contenta. Chissà dove siamo arrivati. Questo non lo so, ripeto qualcosa, vi avevo letto una domanda. La domanda era appunto che scopo ha la nostra esistenza e io vi stavo spiegando che siamo stati ingannati, siamo qui per un inganno. Noi in realtà non abbiamo avuto alternative, la maggior parte di noi non ha avuto alternative per essere in questa matrice olografica. Non era nato così il sistema, ma poi tutti quelli che sono rimasti intrappolati. Non abbiamo scelto di evolvere, siamo stati fregati, che è un po' un'altra cosa. La maggior parte di noi non ha potuto più uscirne, non ha avuto alternativa e molti di quelli che lo hanno scelto per salvare gli altri hanno avuto hanno fatto una brutta fine perché sono rimasti anche loro intrappolati. Allora, qualcuno scrive sparita ancora? No, no, ci sei, no, adesso non capisco più se ci sono e non ci sono. Ok, no, ci sono, va bene. Quindi era importante per me ancora fare questo piccolo chiarimento perché noi in realtà spesso ci attribuiamo quasi la colpa di aver scelto una incarnazione difficile o dobbiamo trovare nuovo, abbiamo problemi. Allora, ragazzi, forse è meglio che chiuda. Penso che comunque ci siamo capiti. Non so assolutamente come mai sia successa questa cosa, ma comunque l'ora l'abbiamo già toccata ampiamente. Quindi vi saluto e cerco di comprendere come mai la mia connessione, che dovrebbe essere fibra, questa sera ha fatto proprio difficilissimo. Non so, spero che mi vediate almeno per il saluto. Non volevo lasciarvi senza salutarvi. Spero che si veda. Un bacio a tutti e ci vediamo martedì. Ciao ragazzi, grazie di essere stati con me.